In questi giorni molti di noi sono sconvolti dal caso di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello, del quale sono sicuro non devo specificare molto altro. Quello è stato un atto che fatichiamo a pensare come compiuto da un essere umano e oggi non sappiamo quale sarà la sentenza per l'accusato. Ma mi è venuto in mente che c'è una vecchissima storia che ci racconta il dramma del femminicidio insulso nell'Italia di inizio Novecento. Una storia che parte come tante altre e poi finisce in un modo davvero molto particolare. Comincia il 2 giugno 1856, quando a Udine nasce Alberto Olivo. Figlio di commercianti benestanti, manifesta quello che appare subito come un genio precoce ai genitori, specie alla madre, donna energica e passionale che impone le proprie decisioni al padre, timido e riservato. E la decisione che riguarda Alberto è la seguente: il ragazzo studierà e diventerà un uomo importante e famoso. La seconda parte della profezia è destinata ad avverarsi, perché Olivo sarà famosissimo, ma la prima no. Finisce il liceo e si diletta di letteratura, di poesia e perfino di matematica, ma questo grande ingegno non è, e per sistemarsi deve emigrare a Milano, dove peraltro trova facilmente un buon posto da contabile presso la grande ditta di porcellane Richard Ginori, pagato 175 lire al mese, che sono circa 800 euro di oggi, per i tempi uno stipendio di tutto rispetto, perché gli affitti e i prezzi degli alimentari erano proporzionalmente molto più bassi. Fa un po' sorridere pensando che stiamo parlando di Milano. Per i primi 10 anni nel suo quartierino signorile in via Macello fa vita da single, passando il tempo libero soprattutto a comporre sonetti nello stile di Giovanni Prati e Aleardo Aleardi, i due poeti più letti del tempo, tutt'altro che memorabili, ma decisamente peggiori dei loro. Poi, nel 1895, decide di mettere su famiglia. Contatta un sensale e attraverso questo conosce una serva semi-analfabeta di 27 anni, arrivata a Milano dalle campagne biellesi, Ernestina Beccaro, che gli sembra la donna adatta perché gli ricorda l'amata e ormai defunta madre. Il matrimonio appare già abbastanza eterogeneo ed è difficile che funzioni, ma inizialmente nulla lascia presagire il disastro che sarà. Disastro che sarà originato da diverse cause. La spaventosa tirchieria di Olivo, che reagisce alla sola idea di cacciare un centesimo come se pretendessero di cavargli un litro di sangue. La grettezza mentale di Olivo stesso, che sarà pure un intellettuale e un poeta, ma quanto al ruolo sociale della donna non transige. La donna deve servire, sottomessa all'uomo, punto e basta. La volontà di Ernestina di innalzarsi socialmente, unica ragione che l'aveva spinta a sposare quell'uomo azzimato e piuttosto insignificante. Il fatto che Ernestina, per quanto ignorante, sia tutt'altro che stupida e che voglia emanciparsi attraverso l'istruzione. Il carattere di entrambi che si alterano facilmente e sono sempre pronti a farsi a vicenda terrificanti scenate, anche partendo da spunti insignificanti. Gli studiosi che si sono occupati successivamente del caso hanno intravisto nella figura di Ernestina una forma di istintiva ribellione protofemminista. La donna infatti non pretende né lussi né regali, ma solo che lui le paghi un maestro che la istruisca. Olivo fa un sacco di storie ed Ernestina si trova un altro sponsor, un medico che abita nella stessa strada di cui diviene l'amante. Olivo non si sa se per apertura mentale o per opportunismo passa sopra il tradimento senza batter ciglio, ma dopo un po' si mette a temere che i due siano in combutta per eliminarlo, avvelenandogli il cibo. Queste cose però le racconterà solo molto tempo dopo, quando gli farà comodo. Purtroppo per Ernestina, dopo qualche tempo, il medico si trasferisce. Il ménage domestico fatto di litigi e scenate riprende, ancora più intensamente di prima, al punto che tutti i pochi amici e conoscenti, come pure vicini di casa imbarazzati, smettono completamente di frequentare la coppia. Prima o poi, in una situazione del genere, si arriva ai ferri corti. Olivo ed Ernestina ci arriveranno letteralmente la notte del 16 maggio del 1903. Di queste circostanze, però, abbiamo soltanto la testimonianza di Olivo e dobbiamo prenderla per quello che può valere.
Dunque, la sera del 15, sabato, Olivo si è coricato che non si sentiva molto bene. In mezzo alla nottata si sveglia, in preda a non meglio precisate febbri, e sveglia la moglie ordinandole di andare in cucina a preparargli qualcosa di caldo. Come è facilmente prevedibile, Ernestina lo manda dritto a quel paese, perciò Olivo è costretto ad alzarsi e ad andarci direttamente lui. Mentre al tavolo e sta tagliando un limone, sarà il rumore, sarà il lume acceso che la disturba, ma Ernestina, dalla stanza da letto, attacca a insultarlo in tutti i modi. Lo chiama impostore, vigliacco, porco e stupido. Insulti che oggi ci scivolerebbero addosso, ma all'epoca suonavano piuttosto pesanti. Olivo se li tiene, ma quando lei prende a insultare anche la memoria della sua adorata mamma, che Ernestina definisce una vacca, gli monta la rabbia alla testa, lascia cadere il limone, ma non il coltello, con il quale vuole solo minacciare la donna, e si precipita nella camera da letto. Si sa, in certi casi una parola tira l'altra e alla fine, dopo qualche ora, si risveglierà nel letto con il coltello insanguinato in mano e il cadavere sbudellato di Ernestina al proprio fianco. È ormai la mattina del 16, una luminosa domenica di primavera. Miracolosamente le febbri gli sono passate. Porta il corpo di Ernestina in cucina e lo distende sul tavolo. Poi esce, va dal barbiere, si fa una gita fuori porta in omnibus e mangia in una trattoria. Si ritira verso le 23. Passa la notte sul divano, chiedendosi se sia meglio costituirsi o ammazzarsi. Notoriamente la notte porta consiglio e in questo caso il consiglio è nessuna delle due cose. Nessuno ha sentito nulla, nessuno si interessa dei fatti loro, nessuno sa nulla. Non ci sono amici o conoscenti che si interessino della sorte di Ernestina, la quale peraltro aveva espresso ripetutamente l'intenzione di andare a trovare i suoi parenti del Biellese. Perché non mandarcela, quantomeno ufficialmente? Il lunedì mattina Olivo non va al lavoro, mette in una valigia tutti gli effetti personali della moglie ed esce, raccontando a chiunque incontri che lei è partita e lui sta andando a spedirle tutto. In realtà pensa di disfarsene gettando la roba da qualche parte, magari nei Navigli. Poi ci ripensa, non gli sembra abbastanza sicuro e se ne va al mercato di Porta Venezia, dove vende tutto, compresa la valigia, ricavandoci anche 12 lire e mezzo. Ma cosa fare ora di Ernestina? Dopo un paio di giorni di approfondite riflessioni, Olivo si fa venire in mente un'idea. Con un coltello apre la cassa toracica e ne tira fuori vari organi, che fa a pezzi e poi un po' alla volta getta nel water. Poi stacca testa, braccia e gambe dal tronco, impasta tutto con la naftalina per coprire l'odore e ficca tutto quanto in un baule. Poi fa bollire diverse pentole d'acqua e con questa lava via tutto il sangue che è rimasto in giro. Per completare il lavoro impiega 4 giorni. Ora però il corpo deve finire in una specie di tomba, dove possa restare indisturbato fino al giorno del giudizio. Olivo è una persona istruita e sa che il Mar Ligure è profondo. Quindi il 23 maggio prende il treno e si porta il baule a Genova. Sceso a Principe, si trascina il peso fino al porto e si rivolge a un barcaiolo, offrendogli un lauto compenso per dire quanto è importante per lui la questione, in cambio di un giro del Golfo. Si porta ovviamente dietro il baule, lasciando perplesso il barcaiolo, il quale resta ancora più perplesso quando il baule, in modo apparentemente del tutto casuale, scivola giù dalla barca appena questa arriva in mare aperto e a Olivo, che prima non se ne sarebbe separato per nulla al mondo, pare che non gliene freghi nulla. Prima di tornare a casa, mentre aspetta il treno, Olivo fa un altro strappo alla regola della sua tirchieria e si fa una buffata di pesce fritto in una trattoria di San Benigno. Sembrerebbe che tutto sia andato alla perfezione, ma i calcoli di Olivo hanno sottovalutato un paio di dettagli. Per esempio, che le correnti marine del Golfo tendono a portare gli oggetti galleggianti verso la costa anziché verso il largo, e poi che Ernestina non ne vuole proprio sapere di lasciarlo in pace, neanche da morta. Infatti, entro pochi giorni il baule riemerge, viene ripescato e portato alla polizia e, una volta riaperto, rivela il suo macabro contenuto. Tutta Genova si mette in allarme che la città ospiti un emulo di Jack lo Squartatore. A rassicurare i suoi compaesani provvede il barcaiolo, che non si è certo dimenticato di quello strano passeggero e va a raccontare tutto alla polizia.
Era un signore che veniva da fuori, afferma con certezza. Allora i poliziotti allertano tutte le delegazioni di pubblica sicurezza del nord-ovest d'Italia. Olivo ha commesso un errore, credendo che ai suoi vicini, dato che non li frequentavano, non importasse nulla di lui e di Ernestina. Ai vicini qualcosa doveva importare, se qualcuno ha notato l'improvvisa scomparsa di Ernestina e se ne è chiesto il perché. I poliziotti di Milano non hanno ancora deciso cosa fare per quella segnalazione da Genova, quando arriva loro una lettera anonima, ma ben circostanziata, che invita a cercare la signora Ernestina Beccaro in Olivo, ufficialmente tornata a Biella. Un agente va a Biella a incontrare i parenti della donna e scopre che questi non la vedono da mesi. A questo punto bisogna fermare e interrogare il marito. Per Olivo la scoperta che il suo piano è fallito è un trauma. Infatti confessa appena gli dicono che il baule è stato ritrovato. Il processo, che si svolge nel giugno del 1904, passerà alla storia per la sua assurdità. La difesa di Olivo punta sull'infermità mentale. Olivo non è d'accordo e smentisce i suoi stessi avvocati, ma comunque la corte stabilisce che Ernestina è morta per uno sfortunato incidente che Olivo non intendeva farle del male. Dal mondo intellettuale e accademico si levano alcune voci molto polemiche verso questa sentenza. In particolare, il sociologo Scipio Sighele, anticipando le conclusioni della criminologia moderna, afferma che lo scempio del cadavere deve essere visto come una continuazione della violenza sul vivo. Ma non lo ascolta nessuno. Fortunatamente, si direbbe, la Cassazione annulla il processo, che viene rifatto nel dicembre dello stesso anno. Stavolta, fra i periti chiamati a testimoniare, c'è anche quello che è considerato il più importante criminologo italiano, Cesare Lombroso. Questi, mentre scrive saggi a volte brevi, a volte ponderosi, tra cui Cenni per una carta igienica d'Italia, sulle orine degli alienati, caso di politrichia e sviluppo anormale del pelo in una cretinosa microcefala e simili, esistono davvero, uscirono soprattutto sulla prestigiosa rivista Igea, di cui fu anche direttore, ha l'occasione di mettere alla prova un'altra volta la sua teoria dell'uomo naturalmente delinquente. Il folto pubblico ascolta l'insigne cattedratico sdottorare dal banco dei testimoni. Lombroso parla e non riesce a dire nulla, lasciando la corte ancora più confusa di prima. E anche per questo la sentenza sarà, se possibile, ancora più insulsa della precedente. Olivo viene assolto perché non c'è alcuna certezza che sia stato lui a uccidere la moglie, è solo il testimone e afferma di non ricordare nulla, quindi è possibile che, mentre lui era incosciente, sia entrato qualche estraneo in casa e abbia commesso il delitto. Durante il processo, con le sue pose che variavano a seconda dell'umore, dal poeta maledetto all'uomo per bene ingannato da una donna perduta, Olivo si è guadagnato l'ammirazione di parecchi fan, in particolare donne, che lo trovano irresistibilmente affascinante. Molte gli inviano proposte di matrimonio e una è tanto insistente da indurlo a cedere. Sarà un'unione molto più felice della precedente, come attesta con sicurezza il fatto che la nuova moglie gli sopravviverà. Dopo qualche anno trascorso all'estero, Olivo rientra a Milano e vive tranquillamente fino al 18 dicembre del 1942. Per decenni è una sorta di attrazione in Piazza San Fedele, dove passa il suo tempo libero nei caffè, raccontando la sua storia ad ammiratori e curiosi, senza stancarsene mai. Dopo la sua morte, il tema del suo delitto ispira diversi scrittori e artisti, di cui il più importante è Dino Buzzati. Questo, sempre appassionato sia di nera sia di forme espressive alternative, realizza nel 1966 un fumetto che racconta la vicenda, pubblicato sul Corriere di Informazione. Il testo di Buzzati, ironico e polemico verso la giustizia, è uno dei primi a rendere onore alla dignità della povera Ernestina. Nel 1988 Bollati Boringhieri pubblica, curato da Ermanno Cavazzoni, il memoriale redatto da Olivo tra i due processi, Ira fatale, dal quale emergono abbastanza chiaramente sia la megalomania sia l'istrionismo del personaggio.